Signore e signori, buongiorno, anzi buonasera ormai. Ha appena finito di piovere, ha fatto un bel temporalone, fortunatamente non con danni, e sostanzialmente è il momento migliore per trapiantare. Il trapianto infatti delle nostre piantine andrebbe fatto o alla sera, nel senso con temperature comunque fresche, quindi non con sole diretto, o se c'è stato come in questo caso un bel temporale, diciamo rinfrescante, ecco, è appunto un momento ottimale per andare a trapiantare le nostre orticole. Questo perché è ovvio che se andiamo a mettere a dimora una piantina col soleone a mezzogiorno, ecco, è molto facile che se anche diamo appunto acqua in modo sostanzioso, comunque il solleone farà sì che la piantina vada in sofferenza, quindi adesso è il momento ottimale. Ancora meglio, ripeto, alla sera perché abbiamo la pianta tutta la notte appunto per attecchire o comunque sia adattarsi al nuovo terreno, al nuovo habitat, chiamiamolo così. Davanti a me ho pomodori e prezzemolo fatti da seme, ovviamente da me stesso. E è un'ottima consociazione, ho avuto sempre ottimi risultati, quindi il prezzemolo va messo in interfila, è una pianta che ha poche esigenze per quanto riguarda il sole, quindi anche se resta comunque in penombra una volta che la pianta di pomodoro è cresciuta, è appunto un'ottima consociazione. Il video lo voglio completare facendovi vedere 4 sistemi di trapianti, nel senso con 4 attrezzi per quanto riguarda il trapianto. Ognuno ha le sue caratteristiche, ecco, e andiamo appunto a vederle assieme. Allora, vi faccio vedere in primis gli attrezzi. Per mettere a dimora le nostre piantine c'è il classico trapiantatore che è questo attrezzo qui, ecco, che solitamente è in metallo oppure un semplice legno, quindi andate a prendere un tronchetto di pioppo o di nocciolo, quel che volete, ecco, cercate appunto di replicare la forma, andate a smussare e a creare questa punta e sostanzialmente adesso vi faccio vedere come si fa, ma è molto semplice. Questo va a creare sostanzialmente un foro, va allargato e va messo a dimora la piantina. Il secondo, che è chiamato, mi sembra, se ben mi ricordo, proprio trapiantatore, va bene? Ecco, questo qua va bene per terreni con, diciamo, argillosi, quindi che restano in forma, diciamo, no? Sostanzialmente non si fa altro che andare a schiacciare, quindi ad allargare il foro, che solitamente è un 6-7 cm solitamente, si inserisce nel terreno, si lascia andare e sostanzialmente si estrae proprio il blocco di terra, quindi resta il foro da 6-7 cm, giusto per metterci appunto la nostra piantina di mora. Poi andiamo al terzo attrezzo che ho qui, che è la classica palettina, va bene, questa qua l'ho recuperata a moltissimi anni, quindi ne sono anche affezionato, ma sostanzialmente l'uso è molto semplice. Si va a fare un buchetto, solitamente su terreni sabbiosi come ho qui nei cassoni, si mette poi in parte il terreno quando si è creata appunto la buchetta, in modo tale che non vada nuovamente nella buchetta, e si mette a dimora la piantina e poi si richiude. E poi abbiamo il trapiantatore automatico, che è questo, che sembra un bazooka, eccolo qua, ok, con una modifica fatta da me per quanto riguarda le distanze, che questo qua su grandi produzioni o comunque sia su numeri consistenti di piante, quindi l'altro anno avevo 1200 piante di pomodoro da mettere in terra, ecco, questo qua ti avvantaggia di molto la vita, nel senso che si va via spediti e soprattutto la schiena ne giova. Sostanzialmente è il classico trapiantatore, ok, quindi va inserito nel terreno con la piantina che va messa qui all'interno su questo foro, e tramite appunto l'azionatore si va a allargare il terreno e poi a rilasciare. La modifica che ho fatto è sostanzialmente quest'asta in fibra di carbonio che era di una cugina di mia figlia, ecco, recuperato, e ho le varie distanze, quindi 10 cm, 30, 35, 40 e 50 cm, quindi sono delle tacche di riferimento per andare via spediti e piantare esattamente tutto alla stessa distanza. Allora, vi faccio vedere tutti e 4 gli attrezzi diciamo in azione, ecco. È ovvio che
è ovvio che ogni attrezzo va comunque a adattarsi al tipo di panetto, al tipo di pianta che abbiamo da trapiantare. Quindi sostanzialmente quando avremo una piantina di pomodoro come questa che ha circa 40 giorni, va bene, ecco il panetto è perfettamente formato, pronto per andare a essere messo in terra. Una piantina così ci passa perfettamente sul trapiantatore, diciamo, automatico, ok? Una piantina dello stesso range temporale, per esempio di cetriolo o per esempio di zucchina, avrà comunque un apparato foliare che sarà molto più grande e andremo a essere scomodi nel trapiantarlo con questo. Ecco, rischiamo di danneggiare proprio la pianta stessa, oltre che a non funzionare correttamente. Quindi andremo magari a metterlo col trapiantatore appunto manuale, oppure la classica palettina, o ancora meglio, appunto, dato che magari avremo sulla pianta di zucchine un panetto molto più grande, il trapiantatore manuale, appunto come questo qua. Invece per quanto riguarda per esempio piantine piccole, comunque sia molto delicate, come il prezzemolo, vi cambio inquadratura così si capisce meglio. Ecco, per esempio, come vi dicevo, un panetto di prezzemolo, ecco, che ripeto sono stati fatti da me da seme, va bene, ecco, che adesso trapianterò interfile appunto tra i pomodori. Ecco, un panetto così, che è anche comunque delicato, vedete, questo qua è perfettamente formato, pronto per essere appunto messo a dimora. Andrà sicuramente meglio un trapianto o con la palettina, quindi si fa la classica buchetta, o diciamo anche il trapiantatore manuale va benissimo, si allarga un po' e si mette. Quindi diciamo in base al nostro panetto, ecco, andremo ad utilizzare gli attrezzi corretti. Io ne ho 4, non ne conosco altri, o comunque sia con questi 4 attrezzi sostanzialmente un orto completo va sempre, insomma, più che bene, ecco, con questi 4 attrezzi. Dai, procediamo. Allora vi faccio vedere, anche se in cassone fa un po' ridere, nel senso che è fatto per grandi produzioni, ma vi faccio vedere intanto il trapiantatore manuale come funziona. Allora, volendo fare i precisi, anche se il cassone è 1 m x 3, quindi la superficie è, diciamo, molto piccola, no? Ecco, da gestire, quindi è tutto qui. Ma volendo fare appunto i precisi si possono tirare un paio di fili e mettere sostanzialmente le piantine belle in riga, ok? Ecco, anche se a occhio più o meno ci si riesce lo stesso. Allora, per quanto riguarda i pomodori, la distanza consigliata tra pianta e pianta è 50 cm. Io mi tengo un po' più stretto, vado a 40 cm, va bene? Ecco, perché sostanzialmente andrò a mettere 7 piantine e 7, quindi 7, 7, 14. Niente, sostanzialmente terrò comunque circa 50-60 cm da interfila, ecco, in modo tale da restare il più arieggiato possibile tra pianta e pianta. Vado a mettere un paletto all'incirca su 20 cm del bordo, va bene, da una parte e anche dall'altra, ecco qua, e non faccio altro che andare a tirarmi il mio filo, che mi aiuterà appunto ad andare bello dritto col trapiantatore o anche col trapianto manuale. Vado a tirarmelo, ecco qua. Quindi sostanzialmente adesso ho la mia traccia per appunto andare dritto, vedete? Ecco, quindi 20 e 20 sostanzialmente, va bene? Ecco, e anche dall'altra parte farò uguale. Vi faccio vedere il trapiantatore, allora il trapiantatore automatico chiamiamo, va bene? Ecco, benissimo. Allora prendiamo una piantina, ecco, vi faccio vedere a mio modesto avviso, dopo un bel po' di esperienze, quando una piantina è pronta. Questa qua è stata seminata, questi qua sono cuor di bue, vediamo, sì, cuor di bue, ok. Allora vi dicevo che il panetto deve essere perfettamente sviluppato, soprattutto il giorno che decidete di trapiantare, ecco, non date, sempre dalle mie esperienze,
personali, non date acqua appunto dopo mezzogiorno se decidete di trapiantare alla sera. Questo perché? Perché per non avere il panetto, ok, troppo umido, troppo bagnato, quindi andiamo proprio quando è, diciamo, un po', chiamiamolo secco, ok, leggermente umido, si va bene ad estrarre, vedete, le piantine in modo, diciamo, ottimale, senza appunto danneggiarle. Questo è un panetto perfettamente formato e la pianta comunque si può mettere a dimora senza nessun problema. Sostanzialmente, ripeto, su grandi produzioni questo attrezzo è incredibile. Comunque non facciamo altro che andare a inserire il nostro trapiantatore, ok, ecco qui 10 cm sostanzialmente. Andiamo ad inserire la nostra piantina nel lato superiore, ovviamente, che cadrà per gravità, e questa operazione poi va via spedita, no, ovviamente, e andremo poi ad aprire e a rilasciare, anzi prima si apre, si divarica la punta, ok, e dopo si estrae. Ed ecco qua che la nostra piantina è sostanzialmente messa perfettamente a dimora, cioè non serve quasi neanche, diciamo, ritoccare il terreno, perché va messa perfetta, e soprattutto non si crea, vi faccio vedere proprio da vicino, non si va appunto a creare nessun stress radicale, ecco, perché sostanzialmente il terreno non viene costipato, non viene schiacciato e il tutto è praticamente perfetto. Si va via spediti così. Qui io ho le mie tacche appunto di riferimento, quindi a 40 cm, e si prosegue. Adesso invece vi faccio vedere, usando gli altri attrezzi, gli altri 3 attrezzi manuali, le differenze e in cosa consiste appunto l'uso differente. Procediamo con la classica palettina, prendiamo un altro panetto, quindi un'altra piantina di cuor di bue, i 40 cm sono più o meno qua, va bene. Con la palettina è quanto mai semplice, non si va altro che a scavare la classica buchetta. In questo caso ho il terreno molto sabbioso, quindi tende a cadere, quindi vado a trattenere il terreno, metto il mio panetto e dopodiché si procede con il ricoprire il tutto. Operazione quanto mai semplice, ripeto, e questo è appunto un trapianto a regola. Procediamo col trapiantatore. Quest'altro sistema che prevede appunto questo attrezzino che è replicabile con un semplice, ripeto, paletto in legno sagomato, si prende sempre i 40, altra piantina, eccola qua, quindi si fa il classico foro, vedete, ecco. Per questo panetto qua, vedete, è già più scomodo perché non riusciamo a creare la sede corretta, tra l'altro rischiando anche di compattare lateralmente il terreno. Comunque lo mettiamo a dimora lo stesso, non è proprio la sua, ma ecco qua. E quarto e ultimo sistema, andiamo col trapiantatore, appunto quello per, diciamo, panetti di importanti dimensioni. Non so se funzionerà perché il terreno appunto è sabbioso, quindi si divarica il tutto, si va a premere appunto il terreno, si lascia andare e teoricamente in pratica, vedete, ecco, estrae il panetto. In questo caso comunque il terreno è, ripeto, sabbioso, quindi non viene in modo ottimale estratto. Prendiamo un'altra piantina, la mettiamo a dimora e viene coperto il tutto. Ecco qua. Questi qua sono i 4 sistemi per quanto riguarda il trapianto. Adesso per concludere, andrò a mettere appunto interfile il prezzemolo. Probabilmente quest'anno mi spingo anche, dato che è il primo anno che ho i cassoni, mi spingo anche a metterli nel centro. Vediamo quanta ombra faranno le piante una volta sviluppate, anche perché il cuor di bue comunque ha una foglia importante, ecco, e basta. Finisce qui il video, spero che vi sia stato utile. Ecco, io come al solito saluto tutti gli iscritti e i non iscritti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.